Allora, ieri sera stavo guidando e ad un certo punto Alessia mi fa: Aspetta, raccontalo tu. Stavo guardando fuori dal finestrino e a un certo punto ho detto gira a destra e lui ha girato a sinistra. Perché avevo ragione io. Siamo arrivati con un quarto d'ora di ritardo. Ma sono arrivati alla fine. Sì, alla fine. E questo ci ha fatto venire in mente un argomento di cui avevamo voglia di parlare da un po'. Le differenze tra uomini e donne. Chi è più bravo in cosa, dove ci somigliamo, dove siamo diversi. Un tema leggermente controverso, lo ammettiamo subito, ma lo affrontiamo con curiosità, non con la voglia di fare una classifica. Esatto, e partiamo proprio dalla guida, visto che è fresca. Giovanni, sei convinto di guidare meglio di me? Non ho detto questo, Hai girato a sinistra quando ti dicevo destra. perché sapevo dove andare. E siamo arrivati in ritardo. Di un quarto d'ora, non è la fine del mondo. Ok, lasciamo perdere ieri sera. In generale, chi guida meglio, uomini o donne? In media, penso gli uomini, ma non per il motivo che si pensa di solito. Non è questione di riflessi o di attenzione, è più una questione di percezione spaziale. Capire le distanze, la traiettoria, la posizione della macchina rispetto alle altre. Sì, quella cosa della percezione spaziale la sento spesso e probabilmente c'è qualcosa di vero, però io aggiungerei che le donne tendono ad essere più prudenti, a rispettare di più le regole, a non rischiare inutilmente. Sì, ma prudente e bravo non sono la stessa cosa. Giovanni. No, aspetta, intendo dire che puoi essere prudentissimo e fare comunque un sacco di danni. La bravura alla guida è anche saper gestire situazioni difficili, traffico, parcheggi stretti, pioggia. Però statisticamente gli uomini hanno più incidenti gravi, proprio perché guidano più forte, si fidano troppo di se stessi. Vero, ma guidano anche più chilometri in media, quindi il confronto non è proprio equo. Punto valido. E poi c'è tutta la questione delle distrazioni. Io quando guido con i bambini in macchina sono un'altra persona. C'è sempre qualcuno che piange, qualcuno che ha fame, qualcuno che litiga con il fratello, qualcuno che ha lanciato qualcosa sul sedile davanti. Io ho un sistema, li ignoro. Lo so che li ignori, l'ho visto e nel frattempo io sono lì a fare da arbitro, passare le merendine, trovare le cuffie cadute sotto il sedile. Sì, ma stai guidando o stai facendo tutto il resto? Esatto, questo è il punto, il multitasking. Le donne lo fanno continuamente, anche in macchina, e questo a volte è una risorsa e a volte è una distrazione. Beh, il multitasking in generale è qualcosa in cui le donne sembrano essere mediamente più brave. Non c'è nemmeno molto da discutere su questo. Oh, finalmente sei d'accordo con me su qualcosa in questa conversazione. Ho detto in media. Ho detto in media. Sì, sì, in media. E tu, in media, come te la cavi con il multitasking? Male. Se faccio due cose insieme, una delle due viene male. Sempre. Ti ricordi il sugo? Non voglio parlare del sugo. Gli avevo chiesto di mescolare il sugo e rispondere a un'email nello stesso momento. Il sugo si è attaccato completamente. Era un'email urgente. Era urgente il sugo, Giovanni. Stavamo aspettando di mangiare. Ok, il sugo aveva la priorità, lo ammetto, ma in mia difesa non sono fatto per dividere l'attenzione. Quando mi concentro su una cosa, quella cosa è il 100% di me. Questo è vero. Quando sei concentrato, sei molto concentrato. Il problema è tutto quello che succede intorno nel frattempo. Già, che di solito sistemate voi. Parliamo di un'altra differenza classica. Chi è più competitivo, gli uomini o le donne? Gli uomini. Questa è facile. Sì, su questa sono d'accordo anch'io. Ma perché pensi che sia così? Ma secondo me è una combinazione di cose. Da un lato c'è qualcosa di biologico, il testosterone, la tendenza a stabilire gerarchie. Dall'altro c'è la cultura. I maschi crescono giocando a sport, a videogiochi, in contesti dove c'è sempre un vincitore e un perdente. Sì, e questo si vede molto nei giochi da tavolo, nelle partite a carte. Ho notato che quando giocano gli uomini la tensione sale molto di più. Ci tengono davvero a vincere. Assolutamente. Io per esempio odio perdere, anche a cose stupide. Lo so, ti ricordo la partita a Monopoli di Natale scorso. Non ne voglio parlare. Aveva vinto mia sorella e non ha parlato per mezz'ora. Stavo elaborando la sconfitta. Mentre le donne, almeno nella mia esperienza, tendono ad essere più, diciamo, più accomodanti durante i giochi. Non che non vogliano vincere, ma il clima generale è diverso. Sì, le donne sembrano preoccuparsi di più di come si sentono gli altri. Non vuole che nessuno si offenda, che nessuno si senta escluso. Esatto,
c'ha più attenzione all'armonia del gruppo, mentre gli uomini a volte sembrano quasi cercare il conflitto, la sfida diretta. Non il conflitto, la competizione. C'è differenza. Va bene, la competizione. E poi ovviamente ci sono donne molto competitive e uomini molto poco competitivi. Stiamo parlando di medie. Sempre di medie, non stiamo generalizzando su ogni singola persona. Esatto. E poi la competitività si esprime in modi diversi. Gli uomini spesso la mostrano apertamente. Le donne possono essere altrettanto competitive, ma in modo più sottile, meno esplicito. Sì, quello è vero. La competizione femminile è spesso meno visibile, ma non per questo meno intensa. Assolutamente. Ok, passiamo a un'altra cosa. Chi è più organizzato? Questa è più complicata. Lo penso anch'io. Non mi sembra così netta come le altre. Dipende molto dalla persona. Conosco uomini estremamente organizzati e donne che vivono nel caos totale. Però, se devo essere onesta, nella mia esperienza le donne tendono a gestire meglio i dettagli logistici della vita quotidiana. Chi è da chi sabato, cosa manca al supermercato, quando scade l'assicurazione della macchina. Sì, questo tipo di organizzazione mentale, tenere traccia di tante piccole cose contemporaneamente, sembra essere più diffuso nelle donne. Si chiama anche carico mentale. È tutto il lavoro invisibile di pianificazione e coordinazione che non si vede ma occupa moltissimo spazio nella testa. E che spesso viene dato per scontato. Esattamente, perché quando funziona tutto nessuno ci pensa, ma qualcuno ci ha pensato. Punto preso. Io ammetto che in casa nostra sei tu che tieni traccia di molte più cose di me. Molte più cose. Però devo dire che al lavoro sei molto organizzato. Sì, in un contesto strutturato riesco a essere molto metodico, ma a casa mi rilasso troppo forse. Forse, o forse sai che ci penso io e quindi non devi farlo tu. Nessun commento. Pensavo. Comunque il punto è che l'organizzazione dipende molto dal contesto e da quello che la società si aspetta da te. Se cresci in un ambiente in cui sei tu quello che deve tenere tutto sotto controllo, sviluppi quella capacità. E se cresci sapendo che qualcun altro lo farà per te, magari la sviluppi meno. Esattamente. Quindi anche qui natura e cultura si mescolano in modo difficile da separare. Parliamo di qualcosa di un po' più delicato. Chi è più bravo ad esprimere le emozioni? Le donne, senza nessun dubbio questa volta. Sei d'accordo così facilmente? Sì, perché qui non c'è molto da discutere. Le donne parlano delle loro emozioni molto più degli uomini. Lo vedo nel mio gruppo di amici, lo vedo con te, lo vedo ovunque. E perché pensi che sia così? Penso che sia in parte biologico e in parte culturale. Gli uomini crescono con il messaggio implicito, e a volte esplicito, che mostrare le emozioni è una debolezza. Non piangere, sii forte, non fare il bambino. Sì, questo condizionamento inizia molto presto. I bambini maschi vengono scoraggiati dall'esprimere vulnerabilità fin da piccoli. E poi da adulti non sai più come farlo, non hai gli strumenti, non hai l'abitudine e hai anche paura del giudizio degli altri uomini. Mentre le donne tra loro parlano delle emozioni molto liberamente. È normale, è accettato, è addirittura atteso. Sì, io con i miei amici raramente parlo di come mi sento davvero. Usciamo, facciamo cose insieme e ci divertiamo, ma una conversazione profonda su come sto emotivamente, quasi mai. E questo può diventare un problema, perché le emozioni che non vengono espresse non spariscono, si accumulano. Sì, e credo che questo spieghi molte cose. Ho letto che gli uomini sono statisticamente meno propensi a chiedere aiuto quando stanno male, meno propensi ad andare in terapia. E questo ha conseguenze reali sulla salute mentale. Non è solo una questione di stile comunicativo. No, è una questione seria. E per fortuna le cose stanno cambiando, almeno un po'. Le generazioni più giovani sembrano più aperte a parlare di queste cose. Sì, c'è sicuramente più consapevolezza, anche se c'è ancora molta strada da fare. Assolutamente. E poi c'è la questione di come gli uomini e le donne cercano supporto quando stanno male. Le donne tendono a parlarne con le amiche, con la famiglia. Gli uomini spesso portano tutto dentro da soli. O lo sfogano in modo indiretto, attraverso lo sport, il lavoro, qualsiasi cosa che li distragga dal problema invece di affrontarlo direttamente. Sì, la fuga nell'azione invece dell'elaborazione emotiva. Non che lo sport sia una cosa negativa, sia chiaro, ma se è l'unico modo che hai per gestire lo stress, può diventare un limite. Verissimo.
Ok, e parlando di stress, chi lo gestisce meglio? Ah, questa è complicata. Dipende da che tipo di stress. Esatto, è quello che pensavo anch'io. Ci sono situazioni in cui penso che gli uomini reggano meglio e situazioni in cui è il contrario. Per esempio, situazioni di pericolo fisico immediato, emergenze, ambienti caotici. Lì molti uomini sembrano riuscire a mantenere la calma meglio di noi. Sì, c'è forse una maggiore tendenza a bloccare la risposta emotiva quando la situazione richiede azione immediata. Mentre le donne, almeno nella mia esperienza, tendono a somatizzare lo stress più facilmente, a sentirlo fisicamente. Ma le donne, dall'altro lato, sembrano gestire meglio lo stress cronico, quello quotidiano e continuativo, il tipo di stress che viene dall'avere 1000 cose da fare e nessuna che finisce mai. Sì, e questo torna al discorso del multitasking e del carico mentale. Le donne sono spesso abituate a operare sotto quel tipo di pressione costante. Mentre un uomo messo nella stessa situazione magari va in tilt prima. Non sto dicendo questo. No, ma lo stai pensando. Assolutamente no. Stavo pensando che siamo complementari. Ciascuno gestisce certi tipi di stress meglio dell'altro. Bella risposta diplomatica. Grazie, ci tengo. Passiamo a qualcosa di più leggero. Chi è più bravo a riparare le cose? Il rubinetto che perde, la sedia traballante, quella cosa strana che fa la lavatrice. Gli uomini? Di solito. Di solito? Beh, conosco donne che sono bravissime con gli attrezzi, ma in media sì, gli uomini tendono ad essere più a loro agio con le riparazioni manuali. Penso che sia in gran parte una questione di interesse. Gli uomini in media sono più attratti dagli oggetti, dai meccanismi, da come funzionano le cose. Vogliono smontare, capire, aggiustare. Sì, c'è questa differenza classica tra orientamento alle persone e orientamento alle cose. Le donne tendono mediamente ad essere più orientate alle persone, alle relazioni, gli uomini alle cose, ai sistemi. E questo si vede nelle scelte professionali, negli hobby, in quello che ti incuriosisce naturalmente. Ovviamente non è assoluto, ci sono ingegnere bravissime e uomini che non sanno usare un cacciavite. Io, per esempio, sono abbastanza bravo con le riparazioni. Mi piace capire come funziona qualcosa e trovare il modo di aggiustarlo. Sì, lo ammetto, quando c'è qualcosa da riparare in casa chiamo te. Non perché non potrei farlo io, ma perché tu ci metti il doppio dell'entusiasmo. Mi sento utile. E io ti lascio sentire utile. È un sistema che funziona. Perfetto. E il senso dell'orientamento? Chi si perde meno? Ah, anche questa è una classica. Gli uomini hanno mediamente un miglior senso dello spazio e dell'orientamento. Almeno questo è quello che si dice. E in parte è supportato dalla ricerca. C'è una differenza media nella capacità di rotazione mentale degli oggetti nello spazio che è collegata all'orientamento. Però io ho una teoria. Gli uomini si perdono quanto le donne, ma le donne ammettono molto prima di essersi perse. Ah, questa è ingiusta. È vera però. Quante volte hai girato per 20 minuti in macchina senza voler ammettere che non sapevi dove eri? Stavo esplorando. Stavi esplorando. Con me in macchina che chiedevo ogni 5 minuti di mettere il navigatore. Il navigatore è per chi non ha senso dell'orientamento. Il navigatore è per chi vuole arrivare in tempo. C'è una differenza. Ok, punto a te. E tenere le cose pulite? Chi è più bravo? Le donne. Anche qui penso che siamo d'accordo. Sì, e non perché le donne siano biologicamente programmate per pulire, sia chiaro, ma c'è una differenza nel notare il disordine. Esatto, questo è il punto chiave. Non è che gli uomini non riescono a pulire, è che spesso non vedono quello che c'è da pulire. Sì, la soglia di tolleranza al disordine è diversa. Quello che per te è un caos insopportabile, per me è semplicemente l'ambiente normale. Esattamente. Io entro in una stanza e vedo immediatamente cosa non è al posto giusto, cosa è sporco, cosa andrebbe sistemato. Tu puoi stare seduto accanto a una pila di roba da lavare per 3 giorni senza notarla. Non è vero che non la noto. E allora? La noto, ma decido che non è urgente. Ah, capito. E quando diventa urgente? Quando me lo dici tu. Almeno sei onesto. E sai, c'è anche un aspetto emotivo in questo. Per molte donne avere la casa ordinata e pulita è collegato al benessere mentale. Il disordine crea ansia, tensione. Sì, l'ho notato. Quando la casa è in ordine sei più rilassata, quando è caotica sei più irritabile. Esatto. Non è una questione di essere pignola, è che l'ambiente fisico influenza davvero il mio stato d'animo. E per me meno. Il caos esterno non mi disturba nello stesso modo.
il che significa che sentiamo lo stesso problema con un'intensità molto diversa, e questo può creare tensioni nelle convivenze. Assolutamente, perché uno dei due sente che l'altro non fa la sua parte e l'altro non capisce perché sia così importante. E la soluzione non è che uno dei due abbia torto, è capire che avete soglie diverse e trovare un punto d'incontro. Facile da dirsi. Non ho detto che è facile, ho detto che è la soluzione. Ok, cambiamo argomento. Chi gestisce meglio i soldi? Chi risparmia di più? Questo è interessante. Non ho una risposta immediata. Nemmeno io. Da un lato c'è lo stereotipo che le donne spendono di più, shopping, vestiti, tutto il resto. Sì, quello stereotipo esiste, ma non so quanto corrisponda alla realtà. Io penso che le donne facciano molti acquisti piccoli, spesso necessari, cose per la casa, per i figli, per la famiglia, mentre gli uomini tendono a fare acquisti grandi e impulsivi. La moto, il televisore enorme, l'attrezzatura sportiva che useranno 3 volte. Quella è una descrizione molto specifica. Mi chiedo perché. Non ho nessuna moto. Hai quella mountain bike che usi sì e no 2 volte l'anno? La uso quando c'è bel tempo. Vivi in Italia, Giovanni. C'è bel tempo spesso. Ok, hai ragione. Ma il punto è che gli uomini tendono a fare acquisti più visibili, più grandi, mentre le donne fanno tanti piccoli acquisti che nel totale possono essere equivalenti. Esatto. E chi risparmia di più in senso stretto? Chi mette da parte? Chi pianifica finanziariamente? Lì non sono sicura ci sia una grande differenza di genere. Dipende molto dalla personalità e dall'educazione finanziaria che hai ricevuto. Sono d'accordo. E poi dipende dalla situazione di vita. Chi guadagna di più, chi ha più controllo sulle finanze di casa. Sì, è troppo complicato per ridurlo a uomini contro donne. Passiamo alla comunicazione. Come comunicano diversamente uomini e donne? Ah, questo è un campo minato. Ah, perché? Perché qualsiasi cosa dica, rischio di sembrare che sto criticando uno dei due. Sii coraggioso. Ok, io penso che le donne comunichino in modo più ricco, più sfumato, usano più parole, esprimono più contesto emotivo, fanno più attenzione a come le cose vengono percepite dall'altro. E gli uomini? Tendono ad essere più diretti, più sintetici, vanno al punto senza troppi giri. Il che può essere efficiente, ma a volte sembra freddo o brusco. Esatto, e la comunicazione femminile a volte viene percepita dagli uomini come eccessivamente lunga o indiretta. Mentre le donne percepiscono quella maschile come insensibile o troppo sbrigativa. Ed è lì che nascono i malintesi, non perché uno abbia torto, ma perché usano stili comunicativi diversi e non sempre lo capiscono. Sì, e la cosa interessante è che spesso quando una donna parla di un problema non sta necessariamente cercando una soluzione, vuole essere ascoltata, vuole che l'altro capisca come si sente. Mentre l'uomo sente c'è un problema e passa immediatamente in modalità soluzione. Esatto. Hai fatto questo, prova quest'altro, fatto. Ma quello non era quello che volevo. E l'uomo è convinto di aver aiutato e non capisce perché l'altro sia ancora insoddisfatto. Ah, sì, questo schema lo riconosco benissimo. Anch'io. Ok, facciamo un piccolo giro veloce. Ti dico una cosa e mi dici uomini o donne, senza pensarci troppo. Chi è più puntuale? Le donne. Chi è più rancoroso? Le donne. Ma ricordiamo le cose più a lungo perché ci importa di più delle relazioni. Bella giustificazione. Chi è più coraggioso fisicamente? Gli uomini tendono a sottovalutare il pericolo. Chi è più empatico? Le donne in media. Chi è più curioso intellettualmente? Questa è uguale. Non vedo differenze reali. D'accordo. Chi è più paziente? Le donne, specialmente con i bambini. E con i mariti? Dipende dal marito. Risposta saggia. Sai, dopo tutto questo discorso, mi viene da pensare una cosa. Dimmi. Che forse il punto non è chi è migliore in cosa, ma capire che le differenze esistono e usarle in modo costruttivo. Sì, perché quando lavori con qualcuno o vivi con qualcuno, queste differenze non spariscono. Puoi ignorarle e scontrarci continuamente, oppure riconoscerle e usarle come risorsa. Esatto. Se io sono più bravo a restare calmo in certe situazioni di pressione e tu sei più brava a gestire tanti dettagli contemporaneamente, insieme siamo più forti di quanto saremmo da soli. È questa la cosa bella. Non si tratta di competizione tra uomini e donne, si tratta di complementarietà.
E poi bisogna sempre ricordare che stiamo parlando di medie statistiche, non di ogni singola persona. Assolutamente. Per ogni caratteristica di cui abbiamo parlato, ci sono uomini e donne che si trovano fuori dalla norma. Uomini estremamente empatici, donne con un senso dell'orientamento perfetto, uomini che tengono la casa immacolata. E queste persone non sono eccezioni strane, sono semplicemente individui con le loro caratteristiche specifiche. Esatto, le categorie ci aiutano a capire i pattern generali, ma non ci dicono niente di preciso sulla persona che hai davanti. Quindi la cosa più intelligente è conoscere le tendenze generali, ma poi trattare ogni persona come un individuo. Bene detto. E c'è un'altra cosa che mi sembra importante sottolineare. Molte di queste differenze non sono fisse, cambiano con l'educazione, con la cultura, con le aspettative sociali. Sì, in società dove le aspettative di genere sono diverse, molte di queste differenze risultano meno marcate. Il che suggerisce che una buona parte di quello che vediamo non è destino biologico immutabile, ma è il risultato di come cresciamo e di quello che ci viene insegnato ad essere. Ed è un pensiero incoraggiante, perché significa che possiamo cambiare, crescere, sviluppare caratteristiche che magari non ci vengono naturalmente. Un uomo può imparare ad esprimere meglio le emozioni, una donna può imparare a essere più diretta nella comunicazione. Non si tratta di tradire la propria natura, ma di espandere il proprio repertorio. Mi piace questa idea di espandere il repertorio, non diventare qualcun altro, ma diventare una versione più completa di te stesso. Esattamente. E questa in fondo è anche una delle cose belle dell'imparare una lingua. Ti esponi a culture diverse, a modi diversi di vedere le relazioni tra uomini e donne, tra persone in generale. Sì, e questo allarga la prospettiva. Capisci che quello che ti sembra naturale o ovvio nella tua cultura non è necessariamente universale. In italiano, per esempio, ci sono espressioni e modi di dire che riflettono certi atteggiamenti verso le differenze di genere, come in tutte le lingue. E studiarle non significa approvarle automaticamente, significa capire come una cultura ha pensato e continua a pensare a queste cose. Ed è un esercizio interessante, perché confrontando culture diverse capisci anche meglio la tua. Perfetto. Allora, dopo tutto questo, qual è la tua conclusione finale? Chi è meglio, gli uomini o le donne? Non rispondo a questa domanda. Dai. Non esiste una risposta e non dovrebbe esistere la domanda in realtà. Siamo diversi, siamo complementari e il mondo funziona meglio quando lavoriamo insieme invece di competere. Risposta politicamente perfetta. Risposta onestamente convinta. E tu? Io dico che le donne sono migliori in tutto tranne che nel guidare. Giovanni. Scherzo. Sono d'accordo con te. Siamo diversi e va benissimo così. Molto meglio. Grazie a tutti per aver seguito queste conversazioni con noi. È stato un piacere, come sempre. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Siete d'accordo con quello che abbiamo detto? Avete esperienze diverse? Ogni opinione è benvenuta. E se avete qualcuno con cui avete voglia di discutere di questi argomenti in italiano, questa è un'ottima occasione per farlo. Esatto. Praticate, parlate, discutete. È il modo migliore per imparare. A presto!